Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, oggi cosa c'è sotto il tema a pezzi? In Sì. che senso? Spesso ci chiedono ma perché nel cinema di oggi non ci sono più i temoni di una volta? E oggi in parte rispondiamo a questa fatidica domanda, no? Con i mezzi di ieri. Esattamente. Perché andiamo a fare un pochino un salto indietro nel tempo. Vedremo come nel cinema di oggi, e per oggi intende negli ultimi decenni, lo spazio visivo per poter mettere un bel e lungo tema è sempre più difficile da trovare. Io mi ricordo che tanti anni fa collaboravo con un regista, meglio avrei voluto collaborare con un regista, lui stava girando, quindi non ho visto ancora niente, mi manda la sceneggiatura, io gli scrivo un tema, glielo mando e lui mi dice, quindi senza aver visto E lui niente, ti avrà detto troppe note. e lui mi ha detto, no, lui è stato molto carino, mi ha detto guarda il tema è bellissimo, però francamente in questo film non saprei dove metterlo perché non c'era proprio lo spazio. Io poi ero giovane, inesperto, forse avrei dovuto essere più conciliato, ho detto vabbè allora ciao, ecco, l'ho presa bene, L'hai presa con sportività in maniera costruttiva. Esattamente. Nel cinema di oggi si sta sempre di più manifestando l'uso di frammenti di musica, nel senso di un numero limitato di note che però hanno anche il vantaggio di poter essere molto versatili, no? Non sempre una cellula tematica come quelle che magari abbiamo analizzato in uno schema più ampio di scrittura, ad esempio in Blade Runner o C'era una volta in America. Non per forza questo piccolo gruppo di note non può avere una sua autonomia, una sua identità forte. L'abbiamo visto anche con le famose 3 note, no, in Niente di nuovo sul fronte occidentale, Che trovato sopra. esatto, ma possono addirittura costituire il nucleo centrale, espressivo, identitario, tematico, che può essere non solo utilizzato in una forma che può essere quella stretta, veloce, di un nucleo di note che si susseguono molto rapidamente, ma questo nucleo può essere anche dilatato. Sì, è quello che in contrappunto si chiama la diminuzione o l'aumentazione in altre versioni, cioè si prende una cellula e poi si amplia o diminuisce il valore delle note. Io direi, vediamo subito un esempio pratico, no? Partiamo con, in ordine cronologico, uno dei film che io adoro e che so che anche tu chi non lo adora, di Tim Burton, il Batman di Tim Burton, il suo. Ecco, queste note poche sono le note che noi sentiremo in tutti i modi possibili, più strette, più veloci, più larghe, più lontane, distanziate tra di loro. Sì, ma se non lo sai o non ci fai caso non te ne accorgeresti mai. Non te ne accorgeresti. Che quel tema che abbiamo sentito è in realtà niente un po' di meno che questo. Ecco che sono le stesse note. Certo, semplicemente Il carattere è mantenuto, sì, ma cambia la sua grammatica. Cambia completamente la grammatica, cambia completamente il significato. Però gli intervalli sono gli stessi. Se prima avevamo un qualcosa di dilatato, di misterioso, che ci faceva entrare benissimo in questo mondo di Batman, qui cosa abbiamo? Invece abbiamo l'avventura, l'azione, l'eroe, fantastico. Questo tema nella nostra testa inizia a essere come la voce di un'entità, di un essere, di qualcuno che vive diverse situazioni, diversi stati. Sì, questa cosa dell'identità è estremamente importante e tutti i cineasti di un certo livello pongono molta attenzione a questa cosa, ovvero sia la colonna sonora molte volte rischia di essere molto frammentaria. Se non ha quindi un qualcosa che la lega, rischia di essere molto scollata, appunto di non avere una sua identità. Allora è fondamentale che un qualcosa di sonoro o un qualcosa di tematico o un qualcosa di intervallo, ma insomma che ci sia un collante che poi renda la colonna sonora congruente e organica, si potrebbe dire. E questo tipo di costruzione tematica è un tipo di approccio che è paradossalmente più moderno, più attuale. Cioè quello di andare da un piccolissimo nucleo, ma molto incisivo, molto forte, molto evocativo, andare a esploderlo per tutti
tutte le situazioni in cui questo nucleo andrà a trovarsi emotivamente, dinamicamente nella scena, e quindi, se vogliamo, è il percorso questo esattamente inverso rispetto a quello che abbiamo analizzato sui grandi temi di Morricone. Cioè partiamo esattamente al contrario, partiamo dal piccolo per andare nell'arco narrativo grande, laddove Morricone ci ha insegnato a costruire un tema nell'arco ampio di tante battute, e poi magari andando all'inverso a isolarne degli elementi. Qua noi abbiamo nel main title subito le note che ci interessano, che ci servono, e poi le sentiamo subito velocissime a raccontare un altro tipo di dinamica. Beh, diciamo che nel tipo di cinema che si fa negli ultimi decenni, proprio per il tipo di narrazione, è raro che ci sia spazio per un grande tema, e quindi se riuscite ad avere un frammento identitario di una situazione, di un personaggio, e poi a poterlo riutilizzare in tutte le varie sequenze del film e con le varie funzioni a cui esso può essere preposto, avrete un collante, un qualcosa che rende razionale e congruente tutta la score. Ma bisogna stare anche un po' attenti, perché meno note ci sono e più possibilità ci saranno di andare incontro ad assonanze, a qualcosa magari già calcato da qualche altro autore. Però, sempre a proposito di Batman, anche nel Batman che aveva fatto Zimmer, ti ricordi, c'è quel tema di 2 note fatto dai corni? Certo. Cosa viene in soccorso, diciamo? Poi l'orchestrazione. Cioè, come noi sviluppiamo queste note costituisce una sua nuova identità, che magari, se qualche assonanza c'era sulle note singole distese, sicuramente poi scompare nel momento in cui viene inserita in un contesto orchestrativo. Senza dubbio. Andiamo avanti di una dozzina d'anni circa. Minority Report 2002, film con le musiche di John Williams, in cui anche il caro vecchio Johnny, che può permettersi comunque anche lui temi lunghi, sa quando utilizzare il frammento, giusto? Precisamente. Infatti questa colonna sonora ha degli elementi un po' diversi da quelli che ci aspetteremmo. Beh, tieni presente che lui già parecchi anni prima, con Incontri ravvicinati del terzo tipo, le famose 5 note, e anche quello, se vogliamo, era una sorta di questo procedimento ante litteram in un certo senso, no? Certo. Non che John Williams non ci abbia abituato anche a tematiche molto veloci come quella di Catch Me If You Can. Qui quello che ci incuriosisce è questo utilizzo tematico basato appunto sulla brevità, la ripetitività e la velocità. Vediamolo. Siamo nella scena dei ragni robot che vanno alla ricerca del fuggitivo Tom Cruise. Questo è il frammento. Quando questi ragni robot partono a fare il loro lavoro, parte questo frammento che poi si ripresenterà. 2 battute di numero, Fabio. 2 battute. E cosa sorregge l'evoluzione di questa cellula? La progressione armonica. No? Si sposta la tonalità, sale di tono. Tra l'altro questa è una scena bellissima, girata in una maniera è un capolavoro, veramente incredibile. E quindi il tema dei ragni ci porta dal punto di vista esterno, ricordiamo il cambio di punti di vista anche qua di cui abbiamo trattato nell'altro video, e nel momento in cui ci interessa ritornare col famoso punto di vista del protagonista come se fossimo noi al suo posto, ecco che la concitazione tematica è quella che abbiamo sentito, di questo nucleo molto veloce e molto ripetuto, e vediamo le nostre note che sono affidate agli ottoni e alle viole. E ragazzi, tra l'altro, suonare con gli ottoni a questa velocità, queste note ribattute con questa precisione, ci vogliono dei super musicisti. Quello che ci interessa è l'esiguità delle cellule presenti nel tema. Sono 2 battute. Sì, alla fine non è necessario tirar fuori per forza chissà che ideona. Questo però è perfettamente concisa, segue l'azione, ti aiuta nella visione e racconta quello che deve raccontare, quindi è perfetto. E rimaniamo nello stesso anno, il 2002, perché abbiamo un altro film bellissimo, Signs di Shyamalan, con Mel Gibson protagonista. Il compositore è James Newton Howard, che ha fatto tutte le colonne sonore di Shyamalan tranne quella a basso budget. Non so come mai. Anche qui noi abbiamo lo stesso meccanismo, ovvero la costruzione tematica attraverso la rapida successione di note e una ripetitività che crea la base, anche qui, per l'identità che noi richiamiamo in ogni situazione che avrà le caratteristiche analoghe, e anche l'aspetto semantico collegato al mistero, perché Shyamalan
suggerisce sempre qualcosa che noi non vediamo apertamente, quindi questo mistero è alla base di quello che stiamo per sentire adesso. Vediamo. Allora, qui cosa abbiamo? Arpa e pianoforte che fanno questo ostinato. Sotto non ci chiederei mai una quinta vuota che ti ricorda qualcosa. E poi un bellissimo alternare tra il do maggiore, do minore, do maggiore, do minore. E guardate, alla fin fine anche qui con un frammento minimo ed elegantissimo. Che bellissimo effetto di mistero con degli armonici, ma veramente anche qui veramente poca roba. Ma quello che io trovo particolarmente interessante di questo pezzo non è l'utilizzo che è stato fatto in questa scena, ma nella prossima che vediamo. Allora, qui c'è una scena di preoccupazione, di agitazione, con lui che corre velocissimo, la telecamera che si muove in mezzo al mais, e qui la musica può essere molto più concitata, certo, molto più scaring, no? Invece che eleganza incredibile, perché e come collega meglio il fuori col dentro. Esattamente, perché quello che noi stiamo vedendo è il mondo misterioso che avvolge i nostri protagonisti, che non cambia tra l'interno della casa e l'esterno. Mel Gibson è scappato da un qualcosa che non vediamo, entra in casa e non dice niente di cosa è successo. Ecco perché non c'è stata prima una musica concitata. La concitazione, se vogliamo, la possiamo attribuire a una concitazione interiore derivante dalla rapidità della successione delle note, che però è inserita in una sorta di staticità del tema. Il tema è allo stesso tempo statico e dinamico. È dinamico perché l'ansia ovviamente è generata dal dinamismo, dalla rapidità della successione dei suoni che sentiamo, ma la sua ripetitività e l'essere comunque in una successione moderata lo confina in un ambito ancora di minaccia non espressa. Se la minaccia fosse espressa, avremmo sicuramente una musica di azione, una musica molto più esplosiva, ma qui invece la minaccia non è espressa e quindi rimane confinata nel dubbio. Il dubbio è generato da questi due binari paralleli che sono la moderata velocità delle note in successioni e la sua ripetitività. Per cui, in conclusione, se fate le musiche di un film oggi, è probabile che la richiesta del regista possa essere verso un qualcosa di frammentario, ma tenete presente una cosa, che non sempre il regista, ma giustamente, ha le competenze musicali o di analisi per dirvi lo voglio così, così, cos'ha. Anzi. Per cui è probabile che nel mondo di oggi, se fate un qualcosa del genere, incontrerete il suo gusto. L'importante è trovare quel nucleo forte di identità che è a croce ed delizia. Sì, possono essere due note, però devono funzionare. Quello è un problema un pochino più complicato. E magari ne parleremo in un'altra puntata. Esatto. Alla prossima. Ciao. Ciao.